Siamo qui con la dottoressa Angela Guglielmini, educatrice del Consorzio Tartaruga. Il Consorzio Tartaruga è una comunità che accoglie mamme e bambini vittime di violenza e maltrattamento e nel giro dell'ultimo anno abbiamo anche cominciato ad accogliere donne immigrate, soprattutto delle ragazze nigeriane che sono arrivati qui e in un primo momento erano stati accolti in un centro di prima accoglienza, ma nel frattempo sono diventate mamme e quindi anche attraverso decreto del Tribunale per i minori è stato disposto l'inserimento in comunità mamma e bambino. Oggi parleremo un attimo di un'esperienza della famiglia d'appoggio, è un progetto innovativo, una delle poche esperienze che abbiamo sul comune di Palermo, proposto dal comune di Palermo. Tutto nasce da un incontro formativo a cui abbiamo preso parte al centro affidi, a cui ha fatto seguito una chiamata del centro per l'immigrazione, Nomadi per l'immigrazione, perché il comune di Palermo ha riproposto l'esperienza dell'affido familiare, che di solito è stato fatto verso i minori italiani, l'ha rivolto ai minori stranieri. Quindi ci ha offerto la possibilità di sperimentare con i minori stranieri non accompagnati l'esperienza dell'affido con delle famiglie italiane. Nunzia nel frattempo aveva fatto richieste, aveva Sì, aderito. un attimino, prima capiamo un attimo la famiglia d'appoggio cos'è in realtà, proviamo un attimo se ci può parlare dell'esperienza. Quindi la famiglia d'appoggio è una famiglia che supporta emotivamente, anche economicamente, dei minori in difficoltà inseriti in comunità, nella fattispecie una minore straniera non accompagnata che nel frattempo è diventata mamma. Ovviamente all'inizio si sono riscontrate delle difficoltà iniziali, la mamma non aveva ben capito il ruolo di questa famiglia d'appoggio, quindi aveva alzato una sorta di muro, una barriera di difesa, perché pensava che insomma Nunzia nella fattispecie fosse tra virgolette una nemica che le poteva portare via il bambino. In realtà il lavoro dell'educatore della comunità alle spalle qual è stato quello di mediare questo rapporto, quindi di farle capire che non era lì per toglierle il bambino ma per aiutarla a crescere questo bambino. I primi, Nella pratica i primi come si tempi è sono stati verificato? molto difficili in quanto lei appunto non... avendo alzato questo muro dava poco a Nunzia, nel senso che non le lasciava spazio di poterla aiutare, di entrare nel suo privato, di aiutarla col bambino e quindi si ripetevano ritardi vari agli appuntamenti oppure non rispondeva al telefono quando Nunzia la chiamava, ma dopo appunto vari incontri, anche dialoghi con gli educatori, piano piano la situazione si è ammorbidita. Precious ha lasciato più spazio a Nunzia e alla figlia Monica di entrare nella propria vita. Devo dire che Nunzia è stata molto brava in questo in quanto è entrata in punta di piedi in questo rapporto con Precious, lasciandole molto spazio, rispettando i suoi tempi. Diciamo non appunto proprio entrando piano piano nella sua quotidianità e con il bambino, lasciandole il suo ruolo di mamma invariato, essendole soltanto di supporto in questo ruolo di mamma e non invadendo il suo campo, quindi ogni cosa che magari le proponeva veniva sempre chiesto lo facciamo, non lo facciamo, sei libera di decidere. Ed è riuscita nell'intento. E invece per quanto riguarda il ruolo dell'educatore, Allora, che noi tipo siamo di rapporto avete avuto con la famiglia d'appoggio? assolutamente positivo perché è stata, come dicevo prima, rispettosa dei tempi, rispettosa degli spazi di Precious e quindi in collaborazione con l'educatore capivamo cosa era meglio fare, come era meglio comportarsi. E, prima di chiamare Precious ha sempre chiamato in comunità per capire se era opportuno uscire, quale orario potevamo concordare, se potevo uscire a cena, rispettando sempre quali erano anche gli impegni della comunità. Quindi ad esempio se avevamo qualche attività, l'uscita con la famiglia d'appoggio veniva posticipata o anticipata. Abbiamo lavorato in sinergia per quanto riguarda questo progetto d'appoggio. Lei ha trovato, penso, apertura da parte nostra e noi collaborazione da parte E sua. anche a livello burocratico la famiglia d'appoggio è stata un aiuto per quanto riguarda Sì, anche ci ha la aiutato. documentazione, la Sì. scuola. Ci ha supportato ad esempio accompagnando varie volte Precious al patronato per poter
sbrigare insomma pratiche burocratiche come ad esempio l'ISEE o la carta d'identità, perché appunto Precious insisteva molto sul fatto di volere i documenti e quindi anche Nunzia c'è stato d'aiuto nel disbrigo di queste pratiche burocratiche. Anche a scuola ci ha indirizzato sul Madre Teresa di Calcutta, ci ha guidato per quanto riguarda anche attività extracurricolari, d'appoggio in tutto, in tutti i campi, Quindi insomma. se nel primo momento un po' raccontava la difficoltà anche da parte di Precious di legarsi a questa figura nuova che è entrata un po' nel progetto, oggi cosa ci dice? Da quanto tempo innanzitutto si è sviluppato anche questo progetto e i risvolti un poco che si sono avuti? È un anno che va avanti questo progetto, a parte appunto la fase iniziale di enorme difficoltà in cui la ragazza non si fidava completamente, piano piano il suo atteggiamento si è ammorbidito e arriviamo ad oggi in cui lei si sente pienamente integrata in questa famiglia d'appoggio, la reputa come appunto una sorta di famiglia italiana che lei ha qui in Italia, un punto di riferimento sul quale poter contare, si sente quasi giornalmente con Nunzia telefonicamente, ci sono degli incontri settimanali che concordano sia tra di loro che insieme a noi comunità. Nunzia ormai conosce i gusti sia alimentari che di altro genere di Precious, quindi si intendono perfettamente. Il bambino si è molto affezionato sia a Nunzia che alla figlia Monica, va con loro senza alcun problema, è sereno al rientro sia lui che la mamma e quindi penso che sia pienamente un progetto pienamente riuscito, realizzato. Vuole aggiungere altro? Ringrazio Nunzia per essersi prestata a questa esperienza, ringrazio Precious perché si è fatta guidare da me educatori e ci ha accordato fiducia, aprendosi anche all'esperienza con Nunzia. E ringrazio insomma la responsabile che anche a noi ha dato questa possibilità di poter sviluppare all'interno di questa comunità un progetto di affido con minori stranieri non accompagnati. Benvenute Nunzia e Precious. Un po' ci raccontate l'esperienza della famiglia d'appoggio, quindi un po' del vostro primo incontro, un po' come è nato, cosa vi ha spinto anche a intraprendere questa, soprattutto a te Nunzia, che Precious un po' l'ha più vissuta come... Allora, io sono doppiamente felice di questa situazione, doppiamente perché da una parte tutto è cominciato grazie a mia figlia che ha scoperto questa realtà su Facebook, devo dire. Abbiamo proprio letto del comune di Palermo che cercavano famiglie d'appoggio per l'affido ed è stata proprio mia figlia, mi ha detto ma dai mamma ci proviamo, vediamo, magari una bimbetta, lei chiaramente è una ragazzina di 11 anni quindi voleva un po' una sorta di amichetta, di sorellina. Quando chiaramente mi è stato prospettato una ragazza con un figlio, una ragazza giovane con un figlio, le mie perplessità sono nate dal fatto che insomma lavorando avevo un po' paura di non essere troppo presente nei confronti di queste due persone, insomma un pochino qualche timore sicuramente. Ma Laura, insomma il consorzio Tartaruga mi ha sicuramente invogliato, incoraggiato in questa situazione e per cui con piacere l'abbiamo cominciata. Sì, interrompo un attimo subito per capire un attimo come è andata all'inizio, nel senso che anche avete visto su Facebook questo annuncio, cosa avete fatto? Quindi i primi incontri sono stati fatti con il comune, con il personale del comune che chiaramente si occupa dell'ufficio affidi, anche loro delle persone graziosissime che ci hanno anche loro stessi dimostrato proprio le realtà, facendoci ascoltare chi in precedenza aveva vissuto la stessa esperienza, per cui insomma incoraggiate tantissimo, cioè devo dire una situazione proprio positiva e molto incoraggiante. Poi chiaramente l'impatto è sempre ben diverso da tutti i preamboli, da tutti
le situazioni che precedono poi la realtà. Il primo incontro è avvenuto proprio negli uffici del Comune di Palermo, con la signora con la quale io ho avuto appunto dei contatti in precedenza, la quale mi aveva sempre molto incoraggiata. Abbiamo avuto subito una bellissima impressione di Precious perché è arrivata col suo capello lungo tutto nero, secondo me era il capello più bello in assoluto che lei in questo momento utilizza, e con questo bimbetto, con questo batuffolino in braccio, che mi pare dormiva quando è arrivato Samuel, insomma è stato veramente molto bella. Chiaramente ci siamo subito interite sia io che mia figlia, e da là abbiamo cominciato questo percorso. Io credo che non sia tanto importante parlare di integrazione, ma soprattutto di interazione. Cioè significa che io non era giusto che Precious si adattasse a me, e neanche che io mi adattassi a lei, ma insomma dovevamo sicuramente trovare un punto di incontro. Questo punto di incontro chiaramente non solamente fisico, ma stiamo parlando di un punto di incontro di due culture che sono totalmente diverse. In più lei scherza molto, ma parla poco, nel senso che la vedo molto simile a mia figlia, con il cellulare in mano, con Instagram, con Facebook. A volte le dico di non farsi troppi selfie, quello che chiaramente dico a mia figlia. Però da un punto di vista proprio della sua cultura e del suo essere, conosco ancora ben poco, ma sicuramente è presto, non c'è fretta di ottenere, di sapere qualcosa che al momento lei non vuole dire. Per cui insomma noi ci viviamo quello che è possibile viverci giorno per giorno. Cos'è che... Francesco, ci vuoi raccontare tu invece come hai vissuto questa esperienza? Poco bene, perché prima io non stavo bene con lei, perché io penso lei vuole prendere mio figlio, per questo poi. Ora io ho capito, non è questo, lei ti ama me, ti ama mio figlio, vuole noi bene, per questo anche io ti amo lei, ti amo lei figlio. Io prendo loro la seconda mia famiglia.